Ciao a tutti, oggi parliamo di fuochi d'artificio, Capodanno e cani e gatti e sarà un argomento molto interessante, quindi sedetevi, mettetevi comodo e se volete iscrivetevi al canale e mettete mi piace a questo video. Partiamo subito. Negli ultimi anni c'è una presa di posizione maggiore da parte soprattutto dei proprietari di cani e di gatti a non utilizzare i fuochi d'artificio durante le festività, che possono essere i patroni oppure possono essere fondamentalmente il Capodanno, e quindi abbiamo una diminuzione dell'utilizzo dei fuochi d'artificio. Però ovviamente c'è ancora chi chiaramente apprezza questo tipo di attività ludica, e quindi chiaramente i nostri animali ancora oggi devono affrontare questo problema dei fuochi d'artificio. E voglio sottolineare, non solo i nostri animali ma anche le persone, perché ogni anno purtroppo ci sono feriti anche gravi e morti a causa dei fuochi d'artificio, quindi è una problematica che riguarda anche e soprattutto l'uomo. In questo video chiaramente parleremo di come riuscire a gestire questa problematica se si ha un cane o un gatto, e quindi partiamo subito dal primo punto. È chiaro che la prima cosa da fare sarebbe cercare di portare il nostro animale in una zona più tranquilla, e questo chiaramente non tutti hanno la possibilità di farlo, non tutti hanno magari delle case isolate, però per esempio per chi ha la possibilità, soprattutto per quanto riguarda i cani, la cosa migliore sarebbe quella di spostarsi magari nella seconda abitazione, magari avete un'abitazione in campagna piuttosto che in città, perché chiaramente i fuochi d'artificio sono più frequenti in paesi, in città, rispetto alle campagne, alle montagne. Quindi la prima cosa, per chi può, per chi ha la possibilità, è quella di spostarsi chiaramente. Per chi invece non può, anche lì è chiaro che si può organizzare magari un capodanno insieme ad altri amici e cercare di andare in una zona anche qui dove fondamentalmente, sempre per chi ha un cane, per chi ha un gatto è un po' più complessa questa ipotesi, per chi ha un cane è quello di organizzare con altri amici, magari che hanno anche loro altri cani, con cui andate d'accordo, con cui siete, di andare a festeggiare in una zona più isolata, e ovviamente tra di voi non utilizzare ovviamente i fuochi d'artificio. Anche questa è un'ipotesi che non tutti chiaramente possono mettere in atto, però fondamentalmente queste sono le due ipotesi che vi eliminano il problema a priori. Portiamo via il cane da una zona dove sentirà sicuramente i fuochi d'artificio, che è di solito la città, il paese. Se invece questa cosa non si può fare, fondamentalmente l'ideale è quello, anche qui, di cercare di insonorizzare più che si può la stanza dove vive il cane. Questa cosa, anche questa ovviamente non è fattibile per tutti, però realizzare comunque nella propria abitazione, nel proprio appartamento, una zona dove si cerca di ridurre la possibilità che il cane percepisca i rumori esterni, sarebbe importante eseguirla, che sia la camera da letto, che sia il bagno, che sia, in modo tale che il cane poi resta lì in quelle 2 ore dove ci sono i fuochi d'artificio, soprattutto la mezzanotte del Capodanno, dove chiaramente il numero di fuochi d'artificio è sicuramente superiore. Anche questa chiaramente capisco che non tutti hanno la possibilità di farlo, soprattutto magari chi è in affitto, però può essere un'idea quella di prepararsi prima, creare una zona in cui riusciamo a ridurre completamente il rumore che viene percepito internamente dall'esterno, e questa può essere un'idea. L'altra idea è quella chiaramente di accendere la televisione, di accendere la radio, di aumentare comunque il rumore interno per far percepire al cane meno il rumore esterno. Questa può essere un'ipotesi. Chiaramente i cani che sono molto sensibili ai fuochi d'artificio non basterà la televisione e la radio, questo ve lo posso assicurare. Un'altra cosa da fare è, nella stanza, nella zona dove il cane starà nel momento in cui ci saranno i botti, quello di creare delle zone dove il cane possa nascondersi, che possa essere sotto il letto, nell'armadio, creare proprio delle zone dove il cane, nel momento in cui sente i botti, possa andare a rifugiarsi, quindi all'interno della casa. Chiaramente mai fatelo all'esterno, perché altrimenti il cane chiaramente scappa, e questo infatti sarà l'altro punto.
Quindi creare delle zone all'interno della casa dove il cane possa nascondersi e lasciarlo tranquillo perché qualsiasi cosa voi cercherete di fare in quel momento, il cane chiaramente lo percepirà chiaramente come in quel momento lui vuole stare tranquillo, non vuole che gli state neanche troppo addosso. Se è lui che vi cerca è un conto, ma se lui va a nascondersi lasciatelo tranquillo. L'altra cosa importante fondamentalmente è quello di non lasciarli mai all'esterno. Ancora oggi ci sono persone che nel periodo di Capodanno lasciano i cani fuori. Chiaramente ci sono delle situazioni particolari, magari di cani non abituati all'interno, e lì torniamo indietro. Bisogna imparare che quando si ha un cane bisogna abituarlo anche all'interno, per mille motivi. Uno sono i fuochi d'artificio, ma l'altro può essere il fatto che magari deve essere curato, magari ha una ferita e quindi deve stare in casa. Quindi abituare il proprio cane all'interno è fondamentale nel 2022, deve essere un concetto che chi vuole avere un cane deve capire, che anche se ha un cane di 70 kg lo deve abituare anche a stare all'interno. Non è che dopo deve vivere solo all'interno, però deve vivere esterno e interno, perché è molto importante, soprattutto nella gestione. Un'altra cosa fondamentale è soprattutto avere questo tipo di approccio, cioè rigido, quindi cercare veramente di pensare, magari di andare a insonorizzare una stanza, soprattutto se si hanno animali anziani e magari cardiopatici, quindi che animali che questo tipo di rumore potrebbe chiaramente peggiorare la propria situazione. Quindi anche lì pensare chiaramente a insonorizzare la stanza è molto importante, soprattutto per quel tipo di animale che ovviamente è il soggetto più a rischio per questo genere di rumore, perché chiaramente lo spaventa, è un cane cardiopatico, il cuore non funziona perfettamente, quindi è un problema in più che si aggiunge alla sua patologia. Un'altra cosa è quella fondamentalmente, se si è presenti durante i fuochi d'artificio, è quello fondamentalmente di cercare di, come ho spiegato prima, di non essere troppo presenti sull'animale. Bisogna lasciargli il proprio spazio e cercare di ridurre questa tensione, cioè fondamentalmente aumentate il volume della televisione, cominciate a parlare tra voi, tra amici, in modo tale che il cane farà più fatica a percepire questo rumore, anche se, ripeto, questo dipende da dove vi trovate. È chiaro che se vi trovate in centro, dove tutti scoppiano i botti, e siete in un appartamento al terzo piano, probabilmente il cane, qualsiasi cosa farete, sentirà i botti. Un'altra cosa che esistono in commercio sono tutta una serie di integratori che aiutano nella gestione di questa problematica. È chiaro che non sono neanche loro la panacea di tutti i mali, è chiaro che si possono somministrare in base al prodotto che scegliete, chiedete al vostro medico veterinario di fiducia e si può fare un certo tipo di utilizzo di questi farmaci che aiutano un attimo a tranquillizzare il cane. Sconsigliamo chiaramente la sedazione, perché fondamentalmente sedare un cane è sempre un atto medico veterinario e quindi i rischi, non si possono sedare gli animali a casa così per i botti. Esistono, ripeto, degli integratori che aiutano un attimo a calmare il proprio animale durante l'atto, diciamo, della mezzanotte, però bisogna iniziarli prima, non si può dare la pastiglietta in quel momento lì, quindi mi raccomando, informatevi anche lì prima su cosa utilizzare, come utilizzarli, perché chiaramente c'è tutta una procedura da seguire. Ripeto, la sedazione io non la consiglio perché è un atto medico veterinario e quindi sedare un animale sia per i viaggi lunghi sia per queste situazioni, secondo me sono sempre dei rischi che non bisognerebbe mai prendere in queste situazioni. Piuttosto veramente piuttosto vai in montagna, paghi una camera d'hotel in montagna anche in un postaccio e passi il capodanno col tuo cane anziano. Questo secondo me è ancora la miglior soluzione. Io ho dei gatti, con i gatti è differente, perché i gatti fondamentalmente, allora, in primis vanno tenuti in casa, anche lì stesso discorso del cane, mai lasciare gli animali fuori quando ci sono i fuochi d'artificio, mai, dovete tenerli in casa.
I gatti dipende, io per esempio ho 2 gatti, uno è spaventato e quindi va a nascondersi e quindi bisogna lasciarlo tranquillo, lui va a nascondersi, armadio, sotto il letto, dove vuole, di solito è abbastanza tranquillo, sta sotto un letto e sta lì tranquillo, non è troppo agitato, mentre invece l'altra, lei non ha nessun tipo di problema con i fuochi d'artificio, anzi molto spesso li guarda, cioè è una gatta un po' strana. Noi abitiamo al terzo piano, su una terrazza, e quando ci sono i fuochi d'artificio, per esempio, del patrono, abbiamo un gatto che va a nascondersi sotto il letto, mentre l'altro è lì vicino a noi che guarda i fuochi d'artificio, per esempio. Quindi i gatti sono un po' particolari, mentre invece altri gatti vanno proprio a nascondersi, anche lì creare delle zone dove possono andare a nascondersi e lasciarli tranquilli. L'importante è lasciarli tranquilli, perché loro in quel momento lì vogliono stare tranquilli, quindi è inutile stargli addosso. Se poi sono loro, se il vostro cane vuole venire in braccio, allora lì sì, lo prendete in braccio, lo accarezzate, ma se lui vuole andare a nascondersi, lasciatelo andare. Ovviamente la conclusione di questo video è quello di non utilizzare i fuochi d'artificio, però capisco che queste sono prese di posizione che ognuno di noi personalmente deve fare, soprattutto so che chi poi possiede un animale sa quanto soffre il cane, quanto soffre il gatto, e poi decide di non utilizzarli. Però questo, ripeto, è un discorso che purtroppo o fanno, diciamo, le varie comunità, i vari comuni, le varie nazioni, oppure chiaramente non si può imporre una cosa che ad oggi è un diritto di ognuno poter fare e utilizzare i fuochi d'artificio. Un saluto a tutti e alla prossima.